Ogni volta che diserbi l'orto, butti via 5 verdure preziosissime. Te le faccio riconoscere una per una. C'è la portulaca oleracea. Per riconoscerla, guarda i fusti prostrati rossastri. Sono lisci con foglie carnose a forma di spatola. Il test decisivo: se spezzi il fusto e non fuoriesce lattice è lei, se invece fuoriesce non è la portulaca, è l'euforbia prostrata, è irritante e tossica. In cucina si mangia cruda in insalata, saltata in padella con aglio, oppure i fusti possono essere usati in agrodolce come capperi. Regge benissimo anche la fermentazione in salamoia e può essere utilizzata per farci un pesto. I suoi semi sono ricchissimi di omega 3. Abbiamo poi l'amaranto, Amaranthus retroflexus. Per riconoscerlo, guarda il fusto pubescente, pieno di peluria. Ha una radice fittolante rossastra, quasi rosa, foglie alterne con una forma ovata rombica. Ha un'infiorescenza verde, ruvida e pungente. Poi verranno fuori questi semini neri. In cucina si mangiano solo gli apici e le foglie giovani, sbollentate con acqua da buttare perché tende ad accumulare nitrati. Per questo è importante fare caso a dove la si raccoglie, lontano dai terreni coltivati ad agricoltura intensiva. Anche i semi possono essere utilizzati in cucina, sia come surrogato del riso o della quinoa, sia tostati e aggiunti ad insalate. Si può mangiare in padella, in ripieni o negli gnocchi verdi. In Grecia si chiama blita e viene lessata con olio e limone. Abbiamo poi il farinello, Chenopodium album. Per riconoscerlo, guarda la pruina bianca farinosa sugli apici e anche sulla pagina inferiore delle foglie. Quelle sono vescicole di sale che si tolgono facilmente con lo sfregamento. E poi viene chiamato anche albero degli spinaci perché raggiunge anche 2 metri di altezza e si può mangiare proprio come gli spinaci. Attenzione a non confondere né il farinello né l'amaranto con la morella, la Solanum nigrum, che è una solanacea. Cresce negli stessi orti, ma non è farinosa e ha le foglie più morbide. Poi ha questi fiorellini bianchi simili a quelli dei pomodori. In cucina il farinello si mangia cotto, a parte le foglie più tenere, perché contiene saponine e ossalati. Viene lessato e ripassato, usato nei ripieni, negli gnocchi e nelle zuppe. Ha un sapore più delicato degli spinaci. Pensate che i semi del farinello sono stati trovati nello stomaco dell'uomo di Tullund, la mummia di Torbiera danese del IV secolo a.C. Era un alimento base europeo prima che il grano lo declassasse ad erbaccia. E la quinoa è dello stesso genere, come dicevamo. Abbiamo poi la seppola canadese, l'Erigeron canadensis. Per riconoscerla, la rosetta basale basta guardare le foglie lanceolate e pelose. Poi sviluppano un fusto eretto e peloso, alto fino a 1,5 metri, con centinaia di capolini minuscoli, piccoli, con ligule bianche appena sporgenti dall'involucro. Riconoscete perché sa di peperone. Infatti può essere usato come sostituto per insaporire. Le foglie giovani danno una nota vegetale piccante in un condimento, su una crema o in un burro aromatizzato. Mi raccomando, raccoglierlo lontano dalle strade e dai campi trattati. Nel 2000 Delaware è stata la prima specie al mondo in cui sia stata documentata la resistenza ai glifosati in campo. Quindi viene combattuta da 20 anni e nessuno si è accorto che sa di peperone. Abbiamo poi il cencio molle, un'altra infestante dei campi, soprattutto di mais, Abutilon theophrasti. Riconoscerlo, guarda le sue foglie, che sono grandi, cuoriformi e vellutate, su entrambe le pagine. I fiori sono gialli e hanno 5 petali. Il frutto è una capsula rugosa a coroncina con dei becchi. È della stessa famiglia della malva. La foglia sa di soffritto o brodo di verdure e cipolla. Quando è grande è molto flessibile e si può usare come involtino. Invece quando è piccolo ha un odore più tenue, meno pungente e sa di nocciola. Lo puoi usare come la foglia della vite, farcito e cotto al vapore o in umido, e poi, essendo una malvacea, rilascia mucillagine, quindi tiene bene la cottura senza spaccarsi.
Pensate che in Cina è coltivato da circa 2000 anni per la fibra tessile e i suoi semi restano vitali nel terreno per decenni. In un esperimento di semi interrati di Duvel ne sono germogliati alcuni dopo circa 39 anni. In Italia invece è solo un infestante del mais. Quindi 5 verdure, 0 semine, 0 irrigazione. E tu lo sapevi che si potessero mangiare?